c'è carta igienica, non c'è carta igienica, non c'è nessun bagno, follia, follia. Non c'è niente da tirare l'acqua, rotto. Top giocata. Scusate per la faccia, ma c'è caldissimo qua dentro. Sto morendo, c'è solo questo, non c'è l'aria condizionata. Una fa una cappa per colpa di queste finestre che tutto completamente chiuso. Ho una faccia proprio stanca e caldissimo e mi tengo la maglietta per fare il video, però appena finisco me la tolgo e mi rinfrescarmi un attimo. È già la terza doccia che vi faccio, meno male c'è il bagno esattamente lì. Ok, bene, veniamo a noi. Ho fatto anche un breve schema di tutto quanto ho speso nelle Filippine per 10 giorni esatti. Prima cosa, la SIM io l'ho fatta con Airalo, quindi un eSIM. Ho provato subito a fare 5 giga, ma mi sono finiti dopo 3 giorni, quindi l'ho fatta un'altra dopo da 10, quindi in totale 15 giga, perché qua internet va, non va, wifi vanno, non vanno, perciò 15 giga per 10 giorni sono bastati e l'ho usato, comunque l'ho usato non senza limiti. Ho speso in totale 34 euro, quindi 13 euro per la prima SIM da 5 e 21 per quella dopo da 10. Poi secondo punto, i trasporti, allora tra Grab all'aeroporto fino a Cebu, adesso anche domani qualche altro Grab l'ho preso qua e là, Tricycle l'ho preso, ho speso in totale 23,16 centesimi. Aggiungiamo con questo anche i traghetti ho speso 16,09 per il primo, tipo i primi 2 per andare a Secure, e da lì fino per andare a Bowl 15, circa 15, sono sempre prezzi un po' all'incirca, e poi quello di oggi altri 15, quindi in totale 46,09 €. Il cibo è stato un bel dilemma per me, non sapevo mai dove andare, come, quando, perché. Il primo giorno ho speso tanto, ho speso 4,69 € per niente, ma avevo fame, era tardi. Il resto dei giorni sono stato più attento, ho preso 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte il Mac e barra il Jollibee, quindi poi il resto dei giorni più o meno con una media di 2,50 €, 3 euro a pasto, quindi per un totale di 62,62 € per 10 giorni di cibo. Tanta roba, c'è da dire però che sono stato molto attento. Se andavi a mangiare una pizza qua costava 10 euro al ristorante, sempre stato sotto i 4 euro assolutamente per pranzo, quindi sì, una media di 3 euro, 3,50 € a pasto. Ho ordinato l'ultimo Jollibee per un bel po', se non per un anno, anche di più, non si sa. Adesso vi faccio vedere cosa ho preso, un po' unto, un po' dappertutto. Qua è uscita un po' di coca. Comunque avevo una promo su se ordinavo da Grab, comunque è bollente questa, dove risparmiavo 100 pesos su 200. Allora ho preso esattamente la stessa cosa, però per 2. Ho preso in totale per 2 pezzi di pollo, 2 risi, bibita, con lo sconto e 2 salse, 2,50 € consegnato con Grab, quindi non ho dovuto andare, spostarmi. Però questo pollo è buonissimo, è buonissimo. Il miglior pollo fast food che esista per me. E con l'olore a salsa spaziale, questa è follia. Tutt'altro di quella del Mac, buonissimo. Vediamo come è buona. Ancora bollente anche. Questa tenda che si muove. Poi schifezze, birra al mini market, magari 7-Eleven, così, magari quel caffè che ho preso, 25 euro più o meno. Spese al bar, quindi ho preso qualche birretta e qualche cocco, 10-15 euro. Poi Booking, gli alloggi. Per gli alloggi ho speso esattamente 94,64 € per 10 giorni, quindi con una media di 9,40 €. Secondo me è un po' overpriced, leggermente. Che ostelli che erano, non c'era niente di così speciale. Terra, il bagno, uno per 20 persone, doccia e bagno insieme, non c'era l'acqua calda in alcuni, un po' troppo secondo me. Un giorno anche c'è da dire che l'ho buttato via, che è stata quella notte che non riuscivo a dormire con i galli e i cani che abbaiavano la mattina, allora ho cambiato all'ultimo. Allora, il main adesso l'abbiamo fatto, ci sono un po' di piccole cose, per esempio le entrate, le attrazioni, eccetera. Questo è un circa, ve lo so relativamente, perché qua se ne va via di cash. Comunque più o meno intorno ai 30 euro, mi ricordo qualche prezzo, attorno ai 20-30 euro. Torino, il motorino per 8 giorni, l'ho noleggiato 8 giorni su 10, quindi solo oggi e il primo giorno non ce l'avevo, tutti gli altri sì. Era 350 pesos al giorno. Ho speso in totale 44,88 €, quindi sì, più o meno cos'è, 7 euro, 6-7 euro al giorno.
questo non posso dire niente, alza le mani, nel senso costa leggermente di più, forse un paio di euro in più rispetto alla Thailandia o qualcosa del genere, però io pagherei anche 20 euro al giorno per il motorino, è proprio ti svolta la vacanza, la bellezza di andare al motorino non è solo il trasporto da qua a là, risparmiare soldi, è proprio bello andarci e oltretutto si risparmia anche i tragitti perché sennò saresti dovuto andare magari col tricycle, con Grab, con un taxi, quindi motorino tutta la vita, anche se costa 2 euro in più, chi se ne frega, ne vale la pena. Commissione sui prelievi, ho prelevato 3 volte, non importa quanto prelevi, la tassa è fissa e sono circa 5 euro a prelievo, quindi in totale 16,83 euro solo per aver prelevato 3 volte di tasse. Non so neanche cosa consigliarvi, forse vi consiglierei di prendere tanto e magari dopo ve li cambiate alla fine, però non so realmente il cambio quanto sia, perciò state attenti, magari fate 1 o 2 prelevi massimo. Adesso vi sto aiutando con i budget, quindi sapete quanto magari spenderete, quindi ecco, vi faccio risparmiare qualche soldo. Poi acquisto di vari souvenir eccetera, circa 20 euro. Acquisto di cagate, shampoo, lametta, locker, 5-10 euro. E poi altro che mi sono avanzati dei soldi perché questi sono dati, so esattamente quanto ho speso perché non ho cambiato né soldi né niente, ho proprio le 3 transazioni dei 3 prelievi su Revolut più una decina di spese fatte con la carta, quindi il dato finale, la somma totale è esatta, proprio al centesimo del centesimo. Questi 31 euro extra che ballano, non mi ricordo dove fossero, magari qualche birra in più, qualche cocco in più. Poi il volo io ho pagato 240 euro, andata e ritorno da Tokyo con United Airlines, volo super cheap, all'andata non mi è piaciuto, domani ho il volo di ritorno, spero bene, spero veramente bene, stavo un po' cagando sotto, tutto storto, vi ho raccontato tutto nel mio primo video quando sono arrivato qua in Filippine, se non l'avete visto guardatelo, e quindi 240 euro andata e ritorno, 120 euro a Way, poco perché se tu vuoi venire dall'Italia spendi penso minimo 600-700 facendo 1 o 2 scali, perciò somma totale tra il volo e tutte le spese che vi ho elencato prima è stato di esattamente 683,32 euro. Di questo è un dato esatto, io ho speso esattamente questi soldi fino al centesimo per 10 giorni, quindi con una media di 68 euro al giorno. Ho preso il volo, se tolgo il volo 443,32 euro. Quindi il budget, se volete venire nelle Filippine da backpackers, ovviamente, se volete andare nel resort, fermatevi qua col video, che nel senso queste spese sono proprio per un backpacker, zaino in spalla, ostelli peggiori che ci sono, i peggiori cibi che si possono trovare, proprio le cose essenziali. Ho fatto praticamente tour, bastava anche che un solo tour veniva 60 euro, 100 euro, visto qualcosa anche 150 euro, quindi il prezzo fa presto a salire, quindi perciò diciamo un prezzo base per fare il minimo essenziale, dormire, mangiare, spostamenti, più imprevisti, motorino eccetera, è stato di 443,32 euro per 10 giorni, quindi 44 euro al giorno. Se dovete venire per notare nelle Filippine, questo è un bel punto dove partire, nel senso sapete ecco più o meno il minimo quanto vi parte. Minimo secondo me è 40 euro al giorno, comunque è veramente poco, è una delle mete più economiche. Questo comunque è un prezzo viaggiando, che se volete venire qua a lavorare da remoto cambia totalmente, magari state venite in un punto, vi prendete un ostello da 5 euro, 10, mangiate con 5 euro massimo tutto il giorno e 15 euro voi siete a posto. Perciò un 700 tra una cosa e l'altra mi è partito in 10 giorni con il volo. Il mio portafoglio ne sta risentendo, era un po' in più questo viaggio a livello di money. Però sono qua, magari non ci tornerò mai più, non avrò mai più l'occasione. E niente, quindi adesso domani mattina presto alle 9:30 al volo per Tokyo. Se avete iniziato a vedere i video da adesso magari seguitemi, andate a vedervi anche i video vecchi in Giappone dove ogni giorno ho cambiato città. I prossimi 15 giorni circa sarò a Tokyo, concentro su una città, farò dei day trip, però volevo proprio concentrarmi su una delle città migliori al mondo, la amerò, mi piacerà tanto. C'è anche la Fashion Week settimana prossima, quindi sono carico anche per quello, ho in testa delle belle idee per dei video. Niente, questa è la fine della rubrica Lost in Philippines. Dovevo ancora decidere come chiamarla, ho pensato adesso al volo, quindi magari la chiamerò così o magari no. Vado a letto, sono le 9:55, sveglia alle 6:30, che è 7 massimo, devo essere giù a prendere il Grab. E niente, si ritorna in Giappone. A domani.